Bisogna riflettere molto prima di fotografare e mai quando si fotografa. Bisogna cogliere il soggetto e la situazione buoni, non provocarli. L'ottimo è la semplicità, il naturale, il particolare vivo. Il nostro è un lavoro di grande responsabilità. Il fotoreporter, attraverso i settimanali, arriva ad esporre il proprio punto di vista ad un gran numero di persone. Ed il pericolo è che nella presentazione e nell'impaginazione vengano fatti accostamenti tendenziosi che vanno a scapito della verità. Ciao a tutti amici, benvenuti a questo nuovo video che oggi abbiamo aperto con le immagini di Henri Cartier-Bresson in giro per strada a scattare foto. Ma ancora più importanti sono le sue parole che un po' delineano e definiscono cos'è lo street photographer e cos'è la street photography. Questo video infatti lo dedichiamo a tutti coloro che vogliono addentrarsi nel mondo della street photography, ma anche a quelli che già la applicano e che hanno ancora dei dubbi su alcuni fondamenti di questo genere fotografico. È bene subito chiarire che in questo video non parleremo della storia della street photography, ma cercheremo di identificare alcune caratteristiche peculiari che la caratterizzano. A differenza di altri generi fotografici come ad esempio la fotografia di ritratto, la fotografia di paesaggio o quella di architettura, la street photography diciamo che è un genere un pochino più complesso che ha dato adito nel tempo a diverse discussioni o perlomeno dei dubbi, tant'è vero che molti di voi insomma a volte identificano alcune foto come street, altre come non street, e quindi è arrivato forse il momento di chiarire un pochino quali sono appunto le caratteristiche principali e imprescindibili della street photography. Oggi proveremo a identificare quali sono gli elementi caratterizzanti della street photography, che a mio parere sono semplicemente due e che vedremo alla fine del video. E cercheremo di rispondere ad alcuni dubbi non dando un parere mio personale, ma andando a guardare le foto e ciò che hanno prodotto i grandi maestri della street photography al loro tempo. Intanto diamo una definizione molto generale della street photography, che come dice il nome, fotografia di strada, ha la sua più grande ambientazione per le strade delle nostre città. Ma questo è sufficiente per definire la street photography o ci sono altri elementi da analizzare? Ovviamente sì, e li analizzeremo in questo video. Però prima di passare a ciò che è sicuramente la street photography, andiamo a rispondere ad alcuni dubbi che appunto mi è capitato di vedere o di sentire in alcuni video. Il primo dubbio che analizzeremo è sicuramente quello un pochino più gettonato, ovvero se è solo una foto ambientata in un contesto urbano è identificabile come street photo, oppure se una foto scattata anche in un'ambientazione extraurbana può essere identificata nella street photography. A mio parere anche una foto ambientata in un contesto extraurbano, quindi non in una grande città ma anche, che ne so, in campagna, al mare, quello che è, può essere identificata come una foto street. Non lo dico solo io, ma vediamo cosa hanno fatto anche i grandi maestri della street photography. Ad esempio Elliott Erwitt, in questa foto che l'ha reso famoso in tutto il mondo, ha immortalato questi due amanti in un contesto sicuramente non urbano, ma in un contesto appunto extraurbano, qua siamo in una periferia. Anche Cartier-Bresson ha utilizzato un contesto extraurbano per scattare questa sua famosissima foto, così come anche Robert Doisneau. Il
secondo dubbio a cui vogliamo rispondere è se una foto è street solo se è fatta all'esterno, quindi in città, per strada, oppure se è considerata street anche una foto fatta all'interno di un edificio, di un locale. A mio parere anche una foto scattata al chiuso, quindi all'interno di un edificio, può essere identificata come una foto street. Ovviamente non lo dico solo io, ma lo dicono anche i grandi maestri della street photography attraverso le loro foto. Anche qui Cartier-Bresson ha scattato questa famosissima foto, ovviamente all'interno perché è visibile chiaramente una scala interna, così come Elliott Erwitt, ma anche il grandissimo Robert Frank. Vediamo un altro falso mito che si è creato intorno alla street photography, che è appunto quello di capire se una fotografia è considerata street se il volto dei soggetti non è perfettamente visibile. Molti dicono: ah, se il soggetto non è perfettamente visibile, quindi se le loro espressioni del volto non sono chiare, quindi anche le loro emozioni non sono ben esplicate, allora questa foto non è da considerarsi come una foto street. In realtà, secondo me, anche se un soggetto è rappresentato ad esempio di spalle, possiamo considerare tale foto come una foto street, appunto. Anche qui i grandi fotografi ci vengono in aiuto e infatti qui ne abbiamo molti che hanno scattato questo genere di fotografia. Qui abbiamo Henri Cartier-Bresson ad esempio, ma anche Elliott Erwitt, Robert Frank e Robert Doisneau. Infine facciamo un'ultima considerazione sulla scelta del colore o del bianco e nero. Moltissimi dicono che la street photography è ritenuta tale se le foto sono in bianco e nero. In realtà vediamo che sulla scelta tra colore bianco e nero ci sono un po' di pareri discordanti. Abbiamo sicuramente degli artisti come Henri Cartier-Bresson che hanno scattato esclusivamente in bianco e nero, tanti altri l'hanno fatto anche per scelta artistica. Ci sono però altri, come ad esempio Erwitt, che ha scattato sia in bianco e nero ma anche a colori. Infine diciamo anche che la scelta del bianco e nero può essere anche dovuta a motivi economici. Sicuramente una pellicola in bianco e nero costava di meno rispetto a una a colori, così come anche la stampa. E c'è da dire anche che alcuni street photographer delle origini scattavano in bianco e nero semplicemente perché la pellicola a colori ancora non era presente. Quindi in definitiva possiamo dire che la scelta tra bianco e nero e colori sta più al fotografo, alla scelta artistica del fotografo, e non più o non tanto, insomma, a una legge scritta che identifica come il bianco e nero esclusivamente per la street photography. Quindi, come abbiamo visto, abbiamo cercato di rispondere ad alcuni dubbi che forse a molti di voi saranno venuti in mente o che a tanti di voi che approcciano a questo genere fotografico potrebbero appunto sorgere. Però cerchiamo ora di definire quali sono effettivamente le caratteristiche della street photography, quelle che hanno seguito tutti i grandi maestri della street photography, da Cartier-Bresson a Erwitt e ad altri. Le caratteristiche di una foto street essenzialmente sono due. La prima è la presenza umana. Questo è un fattore imprescindibile. In ogni foto che si rispetti, che sia street, la presenza umana deve esserci. Così come abbiamo visto l'hanno fatto tutti i grandi maestri.
La seconda caratteristica è che ci deve essere la spontaneità, ovvero i soggetti devono essere colti in un momento di spontaneità. Il fotografo non deve interferire sulla realizzazione della fotografia stessa, né tantomeno sui soggetti che va a fotografare. Come abbiamo visto, tutti i grandi maestri hanno seguito questa regola fondamentale. Questo perché la street photography è essenzialmente l'esaltazione delle emozioni. Emozione sicuramente per chi guarda la foto, ma è l'esaltazione delle emozioni dei soggetti che vengono fotografati e che devono essere colti così con la naturalezza del momento. Se riprendiamo la clip iniziale in cui appunto si vede Cartier-Bresson girare per strada a fotografare, notiamo che è sempre ripreso di spalle, mai davanti. Questo perché? Perché egli stesso ha chiesto a chi lo riprendeva o lo fotografava di non essere riconoscibile. Perché non perché ci tenesse particolarmente alla sua privacy, ma perché non voleva essere poi riconosciuto successivamente per strada e quindi alterare le emozioni dei soggetti che erano lì intorno al suo campo. Questo è un altro insegnamento che Cartier-Bresson ci fa. E infatti il fotografo deve essere trasparente, non deve essere visibile e presente all'interno della scena, perché questo creerebbe un'alterazione delle emozioni dei soggetti che poi andremo a fotografare. Quindi in definitiva abbiamo cercato di dare una risposta a molti dubbi e ad identificare un po' le caratteristiche della street photography. Quindi, come abbiamo visto, le ambientazioni possono essere diverse dalla strada agli interni, a un paesaggio, a un'ambientazione extraurbana. Possiamo cogliere i volti come anche no. La cosa importante però è seguire quelle due semplici regole che abbiamo identificato prima e che sono uguali per tutti i fotografi che hanno di fatto poi generato questo genere fotografico. Spero che con questo video abbiamo fatto un po' di chiarezza, anche perché in giro sul web ne ho sentiti di tutti i colori, e quindi non vi resta che chiedervi eventualmente di commentare questo video dicendo la vostra su che cos'è secondo voi la street photography o se questa analisi è stata giusta tutto sommato, perché come vi ho detto prima non ho cercato di dare una mia interpretazione personale, ma ho semplicemente guardato quello che hanno fatto alcuni dei grandi maestri della street photography per identificare quali sono le caratteristiche vere della street photography. Non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video, e quindi buona street a tutti, ciao!